Ciao ragazzi, qui è Marchettino. Oggi niente inseguimenti per le strade di San Francisco, però penso che ci divertiremo lo stesso con la Bullitt. Oggi la giacchetta in pelle era d'obbligo perché la Mustang che sto guidando è la rievocazione di un modello che ha segnato la storia nel cinema con uno degli attori americani più famosi della storia, Steve McQueen. Per celebrare i 50 anni dall'uscita del film Bullitt, Ford ha voluto riproporre in chiave moderna la fastback Mustang GT che venne utilizzata nel celebre film Bullitt, in cui Steve McQueen fece un inseguimento rocambolesco per le strade di San Francisco. Se questo film non l'avete ancora visto, guardatelo, perché quell'inseguimento è memorabile. Purtroppo non possiamo replicarlo oggi qui nella campagna francese, però penso proprio che ci divertiremo lo stesso, perché davanti abbiamo un bel vuoto sotto al cofano. Io ragazzi già un paio di mesi fa ho guidato la nuova Mustang V8 con il cambio automatico a 10 rapporti e qui finalmente, che bello, troviamo un cambio manuale a 6 rapporti e devo dire che mi piace veramente tanto. Io penso che finora sia l'auto americana con il miglior cambio manuale che abbia mai provato. La frizione è morbida, mentre qui gli innesti con cui giocare sono abbastanza precisi e diretti. Una cosa di cui forse non ti aspetteresti da un'auto americana, ma come già avevo detto nell'altra recensione della Mustang, io devo dire che Ford su questa macchina qui ha alzato molto l'asticella, l'ha europeizzata molto, ha alzato gli standard anche per noi europei e devo dire che è tanta roba da guidare, a maggior ragione quando c'hai un bel cambio manuale a 6 rapporti e un bel motore 5000 vuoto aspirato qui davanti. Che meraviglia! Ma che cos'ha di speciale questa Bullitt? Beh, prima di tutto, se vi ricordate la Mustang utilizzata nel celebre film, il colore. Infatti qui Ford ha proposto il colore Dark Island Green, che qui sotto il sole risalta benissimo, un colore stupendo, abbinato a dei cerchi da 19 con un design specifico di colore nero, con un sacco di dettagli cromati a contrasto. Infatti qui Ford, a distanza di ben mezzo secolo, ha voluto riproporre la Mustang Bullitt in chiave moderna e io direi che ci sono riusciti perfettamente. Fattore divertimento e adrenalina di certo non mancano, proprio come sicuramente Steve McQueen trovava sulla vecchia Mustang. E però forse a differenza della Mustang di 50 anni fa possiamo vedere una leggera differenza in termini di performance, perché questa Mustang vola. Se Steve McQueen avesse avuto questa Mustang 50 anni fa, l'inseguimento sarebbe durato molto meno. Qui il vuoto 5000 è stato leggermente potenziato rispetto alla Mustang che ho comprato un paio di mesi fa, 10 cavalli in più che non fanno mai male. Infatti la potenza sale a 460 cavalli e 529 Nm di coppia. Dopo aver tenuto e sgommato quell'altra Mustang per circa una settimana, posso dire di conoscerla abbastanza bene questa macchina. Infatti per tante impostazioni mettiamo la modalità track. Inserendo la modalità track possiamo spegnere completamente i controlli elettronici. Che meraviglia questo vuoto americano old school. Di questo motore che comunque è molto elastico, ha tanta potenza anche ai bassi, quindi anche se affondi sul pedale del gas che non sei in zona rossa, avverti comunque la potenza, non ti dà l'idea di essere un motore fiacco, tutt'altro. Affondi anche 3-4 mila giri, la macchina inizia a
schiacci il pedale del freno avverti subito una forte potenza frenante, anche perché di solito le muscle car americane tendono ad essere piuttosto pesanti, quindi ottimo lavoro da parte di Ford nell'aver creato un impianto frenante piuttosto robusto e potente. Devo dire che nel complesso questa Bullitt mi entusiasma veramente tanto, non solo per il fatto che ha il cambio manuale, ma anche per il fatto che comunque io sono un grande amante di quei film di un'altra epoca, non seguo molto il cinema attuale e trovo che questa Bullitt sia un ottimo omaggio alla fastback che utilizzava Steve McQueen mezzo secolo fa. Zona rossa è posta altissima presso il motore americano, siamo poco sotto i 7500 giri. Completamente sul gas con questa macchina ed è veramente una libidine poter giocare col pedale della frizione, questo cambio manuale che nel complesso è veramente ben riuscito. E ragazzi, se state pensando di volerne una, penso che non sarà facile per voi trovarla. In Italia ne arriveranno solo 68, perché 68, il film Bullitt è uscito nel 1968 e ogni Bullitt è caratterizzata da una targhetta con il numero di serie che possiamo vedere lì sullo cruscotto. È un'auto che in tutto per tutto rimane fedele alla tradizione americana, un grosso motore V8, un sound veramente ignorante, tipicamente americano, un ottimo cambio manuale, perché comunque sia è uno stereotipo il fatto che gli americani preferiscono solamente le macchine con il cambio automatico, in realtà anche loro sono i grandi appassionati di cambio manuale. Guidarla con i controlli staccati non è una cosa per tutti, perché comunque tanta potenza, tanta coppia che viene scaricata solo sulla sale posteriore. Quando esagerate col gas, questa Mustang risulta essere piuttosto brusca e brutale e il volante non tende a farti capire immediatamente cosa sta succedendo sulle ruote posteriori, quindi da un lato sotto un certo punto di vista è pericoloso, però la trovo anche piuttosto divertente perché tende a scodare, a sbandare molto facilmente, quindi per chi è amante di sgommate e traversi risulta essere un'auto che non vi farà mai staccare. Facciamo gli Yankee americani qui in città. Che meraviglia sto vuoto. E guardate qui ragazzi, non una, non due, non tre, non quattro, ma ben 5 Bullitt tutte insieme. Devo dirvelo, mi è proprio piaciuto tornare al volante di una Mustang con un motore come si deve. A bordo di una Mustang V8 respiri proprio l'aria di America. E questa versione, la Bullitt, che rende omaggio alla Mustang di 50 anni fa, io devo dire che da parte di Ford questo qui è veramente un tributo azzeccatissimo. Il cambio manuale per me è semplicemente la ciliegina sulla torta, era proprio quello di cui aveva bisogno sta macchina per divertirsi con questo motore e con la brutalità tipicamente americana. Non voletemi Ford, ma il cambio automatico a 10 rapporti l'ho trovato brillante, però per me il cambio manuale ha una marcia in più. Scusatemi il gioco di parole, in realtà ne ha 4 in meno, però sì, avete capito. Bene ragazzi, io termino qui l'inseguimento e la recensione. Ho giocato abbastanza tutto il pomeriggio spacciandomi per Steve McQueen. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se siete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!